Ciao a tutti, sono Matteo da Duck Gold Prospecting. In questa video lezione andiamo a trattare un argomento interessante, andiamo a trattare come si distribuisce l'oro rispetto a dei massi di grandi dimensioni. Avrete sicuramente notato che nei fiumi, in alcune aree, vi è una grande concentrazione di massi di una dimensione maggiore rispetto a quelli adiacenti, a quelli vicini. Quindi cosa facciamo? Andiamo al fiume e vediamo che di solito tutti i massi hanno la dimensione circa di 10-15 cm, i ciottoli, e a un certo punto spunta un masso magari di 1 metro, 2 metri. E magari è anche raro trovarlo. In altre aree, come ad esempio verso Rivarolo oppure Fletto, vediamo proprio che vi è una concentrazione di massi grandi, di grandi dimensioni, il che lo rende anche un'eccezione. Allora, i massi contribuiscono assolutamente alla deposizione di oro durante le piene. Ma come contribuiscono e perché? E come è legato questo argomento al lavoro che noi facciamo lungo le punte aurifere? Allora, in questo video quindi vi tratterò molto velocemente proprio le basi e poi andremo a fare successivamente in altre video lezioni, andremo a trattare di argomenti un po' più particolareggiati. Vi dico solamente che i massi sono proprio uno dei cardini fondamentali della deposizione aurifera in questi contesti, perché ci permettono un arricchimento continuo e quindi dobbiamo proprio perseverare molto i posti, curarli molto, e un arricchimento continuo inteso continuo perché negli anni vi sono diverse piene che potrebbero riarricchire, perché durante un corso d'acqua normale, quando non vi sono piene, non vi è un arricchimento naturale, si intende. Quindi, come va ad agire la deposizione aurifera in questo contesto? Allora, andiamo a delineare 2 o 3 concetti. Allora, vediamo dall'alto. La forma del masso è molto importante. Allora, in questo caso io ho delineato una forma circa circolare, rotonda. Però, quindi il masso sarà circa sferico, ma comunque sapete solo che i massi all'interno dei fiumi non sono di forme, diciamo, a caso, bensì rispecchiano proprio un modello di erosione che dipende dalla lontananza dall'area d'origine, dalla loro litologia, quindi da che tipo di roccia è, da che tipo di storia ha avuto, dalle rocce che sono vicine, quindi poi agiscono nell'erosione, cioè dipende da tantissimi fattori. Adesso io sto semplificando e quindi vi metto un caso semplice. Allora, ok, allora vediamo una roccia con questa forma, vista dall'alto. Allora, con l'azzurro voglio indicarvi la direzione dell'acqua. Allora, mettiamo caso che vi sia una piena, quindi una gran quantità d'acqua. A questo punto l'acqua incontra il masso, ok? Il masso, ok? Cosa succede? Allora, succede dall'alto che semplicemente l'acqua, non riuscendo a spostarlo, ok? E quindi poniamo il fatto che l'acqua non riesca a spostarlo, perché potrebbe anche essere spostato, non tanto dalla forza dirompente dell'acqua, piuttosto dall'erosione che essa provoca lungo i lati e sotto e dietro, e quindi il masso si sposta in modo passivo perché togliendo tutto ciò che lo circonda si sposta, non è che lo fa rotolare, però in piene eccezionali potrebbe proprio spostare direttamente il masso, cioè farlo rotolare oppure solamente farlo strisciare sul fondo, eccetera. O vogliamo un caso in cui ciò non succeda, che il masso rimanga fermo. Ora, cosa possiamo semplificare? Possiamo dire che il masso in questa situazione funziona un po' come fosse la nostra canaletta, un nostro riffle, cioè un nostro livello. Cosa succede? L'acqua tende sia a passare sopra, sia a passare di lato, in qualsiasi modo che lei è possibile riesce e cerca di passare. Ma a noi quello che ci interessa non è tanto questo, ci interessa ciò che succede, perché quando l'acqua passa tanto al di sopra, il moto continua a essere laminare. Quando invece incontra il masso, si apre lateralmente e sopra tende a sorpassarlo. Ma dietro, in quest'area, è molto importante perché in quest'area invece si può creare un moto turbolento. Questo moto turbolento è il medesimo che noi ricreiamo nelle nostre canalette per far sì che i nostri livelli si puliscano, autopuliscono con una certa velocità e frequenza ovviamente, e vadano ad arricchirsi in oro. Quindi in questa porzione, specialmente, quindi vedete c'è la corrente, il masso e il retromasso, in questa porzione si può accumulare oro. Quindi non solo lungo le punte vi è oro, bensì anche nel fiume e in alcuni contesti vi è oro. È importante sicuramente che direzione ha l'acqua rispetto al masso, ok?
Perché se in un certo momento la direzione è questa, l'arricchimento era in questa porzione, come potete vedere. L'arricchimento era in questa porzione. Poi magari per variazione del fiume, in un altro momento storico, la direzione sta questa. Quindi il masso semplicemente andrà ad arricchire questa porzione. Quindi non è sempre detto che quella attuale sia direzione di arricchimento primaria. Ok? Perché se un cercatore d'oro è andato e ha pulito quest'area, magari questa l'ha scartata a priori, perché diceva, ah, boh, la corrente è a questa direzione, quindi arricchisce qui, magari quest'area è più ricca di questa, proprio per questo termine. Però comprendete che io sto ponendo il fatto che la roccia stia ferma per veramente ampi periodi di tempo, che ciò diciamo abbastanza raro. Però fate attenzione che è un caso generale, quindi possono esserci delle complicazioni e a volte possono portarci a grande soddisfazione. Comunque notate che quindi l'area di arricchimento ha circa questa forma curvilinea. Inoltre il materiale tenderà a essere da fine a coarse, cioè grossolano, quindi anche la dimensione dell'oro cambia e la sua concentrazione e andrà ad essere più ricco quindi nella zona adiacente al masso, con una profondità che varia dai 10 cm ai 40 cm, ok? Sempre in maniera consona se sotto non vi è qualche falso bedrock, oppure bedrock, perché in montagna se di sotto troviamo un bedrock è eccellente come posto, ok? Vedrete inoltre che questo materiale accumulato dietro quei massi avrà proprio una granometria, cioè una dimensione dei componenti differente rispetto a quelli adiacenti. Mentre di fianco possiamo vedere dei massi imbricati, qui tendenzialmente vedremo delle ghiaie, magari con di sopra delle sabbie. E avranno anche forse del colore scuro, il che indica la presenza di magnetite. Quindi è veramente interessante, vedete che magari con 2-3 secchi potete fare il risultato in una giornata che magari ne passate 15 o 20. Questo quindi capite che è veramente importante per la semplicità poi con cui voi trovate questi massi e poi state a lavorarli. Si intende anche una cosa interessante è che alcuni massi tenderanno a sottolano sott'acqua e quindi fate molta attenzione a lavorare. Se magari il masso affiora ok, ma qui magari vi è mezzo metro d'acqua, rimane molto complicato perché all'estero possono usare delle pompe idrauliche e quindi semplicemente aspirano il sedimento. Però noi invece è illegale l'utilizzo di macchinari in questo hobby, quindi semplicemente dovremmo usare dei stantuffi se lavoriamo in acqua. Fate attenzione, cercate di non lavorare in acqua con le mani, nel senso che tiriamo su, oppure anche con delle zappette, perché l'oro, ricordatevi che tenderà ad andare al fondo anche solo con la presenza di acqua. Quindi semplicemente, oltre alla posizione retrostante, vi è anche una posizione antistante. Spesso io vedo cercatori d'oro che cercano solamente dietro perché è la posizione più ricca, ma tralasciando qua davanti potrebbe arricchirsi per veramente un ampio tempo e quindi di conseguenza potrebbe semplicemente far sì che davanti sia più ricco che dietro, anche se in teoria dietro è veramente, intanto c'è una concentrazione maggiore ma anche proprio un volume maggiore, quindi fate attenzione sempre se altri hanno lasciato dei settori. Inoltre mi raccomando di costruire in una maniera consona il retro, semplicemente anche solo togliendo la sabbia, lavandola, ma poi restituendo i massi e i sassi, ok? Perché così poi lui tende a ricaricarsi nel tempo. Vedendo quindi di lato la situazione, andiamo a delineare di nuovo qualche altro fattore. Allora, vedete, l'acqua in una posizione alta andrà a quindi ad avere un moto laminare senza problemi. Quando invece incontra la roccia, tenderà semplicemente dietro a creare un modo turbolento. Questo cosa fa? Fa sì che erode in una posizione, va a depositare del materiale che viene sollevato e poi cade per gravità e rimane concentrato. E questi moti turbolenti vanno semplicemente a rielaborarmi questa porzione, far sì che il materiale pesante sia sempre più pesante e leggero venga portato via. Anche alcune porzioni di oro possono essere portate via, quelle più leggere o più piatte, e quindi andarsi a sedimentarsi in una posizione più lontana rispetto al masso, con massima concentrazione in generale in questa porzione. Anche nella porzione frontale può succedere la medesima cosa, però in un regime molto ridotto, diciamo, nel senso che il materiale frontale rispetto a quello posteriore è veramente molto minore, ma comunque non vuol dire che sia meno ricco. E anche nella posizione frontale, come notate, si crea un nuoto turbolento, che è la base fondamentale del fatto che questi posti sono arricchiti. Ok? Quindi andiamo a generalizzare ancora il caso,
andiamo a fare proprio un esempio pratico. Questo è un esempio molto semplice di come funziona un livello all'interno di una sluice, cioè una canaletta, che andrò poi a fare dei video molto approfonditi sull'argomento, però per farvi capire l'analogia tra come lavora il masso e come lavora la vostra canaletta. Allora, a parte la morfologia che è un po' differente, però dovete identificare il masso come fosse il vostro riffle. Come vedete l'acqua cosa fa? L'oro tenderà a arricchirlo frontalmente, però la maggior parte del materiale tende a passare il masso al di sopra e dietro cade per gravità e va ad arricchire questa locazione. Di nuovo identico, il materiale tenderà a passare sopra il riffles e cadrà per gravità. Qui verrà, grazie a un modo turbolento, dilavato e concentrato nell'angolo, che sarà la vostra trappola. Come nel caso naturale, questa è la nostra trappola da andare a identificare. Quindi il modo turbolento semplicemente cosa fa? Mi elimina il materiale leggero e me lo fa passare al prossimo riffle. Il materiale leggero però potrebbe comprendere anche materiale pesante in base all'acqua e al moto turbolento quanto è intenso o meno. Quindi andando a concludere abbiamo delineato alcuni casi particolari e naturali che comunque anche lungo le punte possono crearsi e poi vi farò vedere in altri video che sono fondamentali, però ci danno un prospetto di ricerca differente rispetto alla tipica lavorazione in punta. Qui Matteo da Duck Gold Prospecting vi auguro buona giornata.